Ciao a tutti. Per un narcisista il modo di essere se stesso è di non esserlo realmente. Un narciso è una sola cosa con la sua patologia, poiché è un disturbo psicologico che, a differenza di altre malattie psichiche, si sintonizza con il proprio essere. Di fatto si dice anche egosintonicità, ovvero un comportamento in cui si realizza compatibilità di idee e di impulsi con l'io o una sua parte. Tutto ciò è anche la ragione per la quale è un male non curabile. Tuttavia esiste l'eccezione che un narcisista riesca a guarire dal suo disturbo, e in questo caso è perché probabilmente non aveva un grado di narcisismo tanto grave. In ogni caso si dovrebbe trattare con un narciso come se avesse i mezzi per guarire, tenendo presente che questo è comunque possibile. Se desideri approfondire questo argomento, vai a vedere il mio video Il narcisista dallo psicologo e le fasi della terapia, dove espongo le fasi della terapia e come l'individuo con personalità narcisistica potrebbe cambiare. Oppure potrebbe interessarti il video Un narcisista può guarire con l'ipnosi, dove alcuni esperti sostengono che con un tipo di ipnosi è possibile trattare gli individui con questo disturbo. Tale metodo viene chiamato il miglior antidoto per il narcisismo. Detto questo, si può affermare che l'individuo con personalità narcisistica è se stesso quando lo vediamo depresso, triste, pieno di rabbia, invidioso, cinico, aggressivo, con lo sguardo perso nel suo vuoto interiore e soprattutto quando gli si riapre la sua ferita narcisistica. Lo psicoanalista Heinz Coe, osservando i suoi pazienti narcisistici, si rese conto che erano afflitti da condizione di grave alienazione, vuoto, inadeguatezza e mancanza di valore. Al di sotto della facciata narcisistica vengono a mancare quegli strumenti interiori indispensabili a conservare la connessione, la perseveranza e un'immagine favorevole di sé per approvvigionare una personalità solida. I narcisi non comprendono i confini tra loro e gli altri e barcollano tra stati dissociativi in cui regna il senso di inferiorità e stati in cui predomina il senso di grandiosità. Alcuni studi sui gemelli omozigoti hanno dimostrato che esiste una corrispondenza del 64% di comportamenti classici dei narcisisti, indicando così che il disturbo potrebbe avere una componente genetica. Amare ed avere una relazione con un narcisista è pur sempre un'esperienza emotivamente distruttiva. Per tale motivo è di estrema importanza essere attenti e cauti soprattutto nel periodo iniziale del rapporto e analizzare attentamente se questo tipo di avventura è veramente ciò che fa per noi. Ti consiglio di vedere il mio video, I primi segnali del narcisista, dove spiego come cogliere i primi campanelli di allarme anche durante il periodo iniziale del love bombing. E tu hai avuto un incontro con un narcisista? Grazie per avermi seguita.